Bentornati a Creando con Mari. Oggi andremo a realizzare questo cardigan che io ho realizzato in taglia S con un filato estivo molto leggero in microfibra. Voi potrete scegliere filati più pesanti e realizzare il cardigan anche invernale. Basterà aggiungere 3 bottoni, io ne ho messo uno solo, e farlo un pochino più abbondante per poterlo chiudere. Userete una lana differente, ovviamente adatta al periodo invernale, e tranquillamente potrete farlo della taglia giusta per voi, quindi è per tutte le taglie, da una XS a una XXL, senza nessunissimo problema. Ora ve lo faccio vedere, questo è quello che andrete a realizzare. E vi consiglio di guardare tutto il video, perché nel video io vi darò tutte le indicazioni per poter anche modificare il cardigan a vostro gusto e a vostro piacimento, in modo tale che il progetto sia versatile per voi e alla fine facciate qualcosa su misura per voi e non una copia del mio. E se invece volete fare una copia del mio, ben venga. Volevo chiedervi di iscrivervi al gruppo o alla pagina, perché desidero davvero vedere i vostri lavori realizzati grazie ai miei tutorial. Quindi ora io qui sotto vi lascerò i link del gruppo e della pagina affinché voi possiate postare le foto dei vostri progetti realizzati con me. E vi lascio al tutorial e spero sia di vostro gradimento e soprattutto che vi divertiate a realizzarlo. Ed eccoci qui a cominciare subito il nostro progetto. Per questo cardigan giacca abbiamo praticamente, io ho utilizzato il Mondial H in questa variante rosa viola, a venature di rosa e di viola, che poi alla fine l'effetto che danno è di un rosa antico, come avete potuto vedere dalla presentazione. Sono 50 grammi con 140 metri ed è una microfibra, è molto leggero come filato. Io ho utilizzato circa 300 grammi, ho utilizzato l'uncinetto numero 5, delle forbici. Io ho utilizzato un solo bottone, ma è a vostra scelta, oltretutto l'ho utilizzato tono su tono. Se voi volete potete anche utilizzare, si presta bene a un bottone gioiello o qualcosa di più sofisticato. È una godalana, ovviamente, tutto qui, e non ha cuciture, è un top down, e quindi cominciamo subito con la realizzazione. Ora, per prima cosa vi faccio vedere come calcolare l'inizio del nostro cardigan. Quindi andiamo a calcolare quello che ci serve, i punti che ci servono come base di partenza per il nostro cardigan. La prima cosa da fare è prendere una misura, una sola. Vediamo se riesco a disegnare decentemente. Quindi diciamo che questo è il nostro collo con le spalle. Noi dobbiamo prendere semplicemente questa misura. Prendendo questa misura, quindi io nel mio caso, così vi faccio l'esempio, ho 16 centimetri, tengo di riferimento questa misura qui. Quindi questi 16 centimetri a cosa mi servono? A capire quanti punti devo caricare per iniziare il mio cardigan con lo sprone, quindi dall'alto. Misuro 16 cm in un campione che io ho fatto precedentemente col mio filato e l'uncinetto numero 5, e ho fatto un campione di 22 maglie. Ho fatto solo i punti alti perché io avevo già fatto il campione dei 10x10, ma vi voglio far vedere in questo modo che potete farlo anche molto più velocemente, perché sono, diciamo, essendo un cardigan non avete il problema del mi entra dalla testa, non mi entra dalla testa, quindi possiamo rimanere anche un po' più morbidi. Misuro 16 cm e mi rimangono fuori praticamente dal mio campione 2 maglie, quindi io ho in totale 20 punti. Quindi 16 centimetri con il mio filato, il mio uncinetto e la mia tensione mi danno 20 punti. Dove li vado a caricare questi 20 punti? Disegniamo per un momento il cardigan in modo un po' più grosso di quello che effettivamente
sarà la partenza, per farvi vedere anche dopo come distribuire gli aumenti e per seguire anche il tutorial attraverso il disegno. Qui ho la schiena, e qui ho le maniche, manica 1 e manica 2, e qui abbiamo i primi quarti, no? Un quarto davanti e un quarto davanti, i 2 quarti. Allora, questo punto, questa misura che io ho fatto mi serve senza fare grossi calcoli per la schiena, quindi io carico 20 punti per la schiena. Per le maniche quello che andrò a fare semplicemente sarà i punti che ho nella schiena, che sono 20, diviso 2, e a me viene 10. Ovviamente sono stata fortunata perché mi è venuto un numero preciso. Adesso vi farò vedere come fare nel caso vi venga un numero con i decimali. Quindi io monterò 10 punti per una manica e 10 punti per l'altra manica. In qualunque caso, qualunque numero di punti voi abbiate, qualunque filato utilizzate, qualunque tipo di uncinetto anche utilizzate, sarà sempre uguale. I punti che noi carichiamo sulla schiena dobbiamo dividerli per 2 e caricarli anche sulle maniche. E anche nel caso, nello stesso caso abbiamo un filato diverso, un uncinetto diverso, misure diverse, in tutti i casi caricheremo 2 punti per i 2 quarti, quindi avremo 20 punti per la schiena, 10 e 10 per le maniche, 2 e 2 per i 2 quarti davanti. Quindi facendo la somma ho i 20 punti per la schiena, 10 per una manica, 10 per un'altra manica e 2 per un quarto e 2 per l'altro quarto. Il mio calcolo è semplice perché sono appunto 44 punti. In questo caso non monto nessun punto per gli aumenti. Nel caso a voi venisse un numero con i decimali, lì è una questione soggettiva. Se avete preso la misura del collo stando perfettamente precisi, anzi un pochino anche ristretti, potete approssimare per eccesso. Quindi non so, mi viene 10,5, approssimo a 11. Se invece siete stati abbondanti, vi consiglio di il 10,5 trasformarlo nel 10, però questa è una cosa che deciderete voi al momento. Quindi ora che succede? Dobbiamo caricare appunto 44 punti. Avendo io un filato un po' particolare, questa fettuccia diciamo che come primo giro rende un po' difficoltoso il lavoro, io lo andrò a caricare con un numero di uncinetto più alto, il numero 6. Voi in base al vostro filato, se è un filato che non vi crea problemi, potete utilizzare lo stesso uncinetto che andrete a lavorare, con il quale andrete a lavorare per tutto il cardigan, oppure utilizzare un uncinetto di un numero più alto o un mezzo numero per avere le catenelle un pochino più aperte. Quindi per caricare le 44 catenelle partiamo sempre dal cappietto iniziale come si fa in tutti i lavori e semplicemente facciamo le catenelle, il numero di punti che abbiamo nel nostro calcolo. Quindi caricate le mie 44 catenelle, vado a prendere l'uncinetto con cui proseguirò il lavoro e ora come primo punto che noi faremo ad ogni inizio giro avete una scelta: o fate solo 2 catenelle iniziali a sostituirvi il primo punto alto dove le lascerete un po' più libere, un po' più aperte, oppure fate le 3 catenelle, perché poi noi andremo a fare un bordo su questo cardigan e quello che vi consiglio io è di fare innanzitutto di mettere un segno sulla penultima catenella, poi fate una e 2
molto sciolte, diciamo così, non mi viene la parola, scusate, comunque senza stringere troppo, entrate nel quarto punto, praticamente nella quarta catenella, e fate un punto alto. E quello che noi abbiamo qui in corrispondenza del nostro lavoro è questo, sono questi due punti, perché noi iniziamo il lavoro da questa parte, quindi questo è il verso del nostro primo giro. Quindi noi abbiamo realizzato due punti. Quando arriviamo ad ogni angolo faremo una catenella, quindi una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella catenella immediatamente successiva, non salto nessuna catenella, faccio un punto alto seguito da altri 9, perché io ne devo fare 10. Voi in base alla vostra misura farete i punti di cui avete bisogno. Quindi abbiamo fatto i due punti, abbiamo fatto la catenella dell'aumento, e che rappresenterà il nostro aumento, dove andremo ad aumentare, e ora facciamo 10 punti fino ad arrivare qui. Poi in questo angolo andremo a fare la catenella, faremo 20 punti, in questo angolo faremo un'altra catenella, faremo i 10 punti alti con un'altra catenella, e qui poi i due punti. Comunque guardiamo insieme. Allora, io ho fatto un punto, ora ne devo fare altri 9 per arrivare ai miei 10. Fatti 10 punti, nelle 10 catenelle successive faccio una catenella ed entro immediatamente nella catenella successiva. Ricordatevi di non lasciare nessuna catenella, la catenella successiva è questa, e faccio quello che devo fare ora secondo anche il disegno. Quindi ne ho fatti 10, ne devo fare 20. Quindi ora voi proseguite ovviamente il giro come vi ho fatto vedere. Quindi ora avete fatto questa catenella, fate i 20 punti, fate la catenella, lavorate nella catenella successiva altri 10 punti alti, catenella e 2 punti, che saranno gli ultimi due. Se vi avanzano 2 punti avete fatto bene, e ci vediamo alla fine del giro. Vedete, io sono arrivata alla fine, mi manca da fare, ho fatto gli altri 10 punti della manica, mi manca da fare la catenella e gli ultimi 2 punti. 1 e 2. Come vedete, questo è il risultato del primo giro. Non si vede ancora granché, però possiamo vedere lo spazio che hanno generato le catenelle che abbiamo fatto, dove poi andremo a proseguire con gli aumenti. Ora, per il secondo giro facciamo di nuovo vedete i due punti, le due catenelle morbide, ecco. Poi giriamo il lavoro, togliamo questo, può dar fastidio, giriamo il lavoro, e nello stesso punto, quindi l'ultimo punto che abbiamo lavorato nel giro precedente, da dove sono uscite le due catenelle, facciamo un altro punto alto. Quindi questo è l'aumento del nostro davanti, ok? Poi facciamo il punto alto successivo fino alla catenella, in questo caso è solo uno, e dove abbiamo lo spazio della catenella iniziamo i nostri aumenti, che saranno fatti in questo modo. Entriamo nello spazio della catenella, facciamo una maglia alta, una catenella, mi tiro un po' di filo, scusate, e una maglia alta nello stesso punto, ok? Quindi nello spazio che ha generato la catenella facciamo una V semplice, una maglia alta, catenella, maglia alta. Poi lavoriamo tutti i punti alti che si presentano fino alla catenella successiva, quindi solo punti alti.
non c'è bisogno che contiate o tenete un calcolo preciso, fate semplicemente punti alti. Lavorato l'ultimo punto prima della catenella, facciamo la stessa cosa, quindi filo sull'uncinetto, entro nella catenella, punto alto, catenella e nello stesso punto altro punto alto. Altro punto alto. Okay, quindi abbiamo lavorato i 10 punti che avevamo e nella catenella abbiamo fatto la nostra V semplice. Ora abbiamo da lavorare altri 20 punti alti prima della catenella e facciamo la stessa cosa, 20 punti alti, la V semplice nella catenella, i 10 punti alti, la V semplice nella catenella e ci vediamo qui che vi faccio vedere come fare lo stesso lavoro che avete fatto all'inizio anche alla fine. Arrivata alla fine dove ho fatto l'ultima V semplice nella catenella che rappresenta sempre il nostro aumento, facciamo il punto alto e nell'ultimo punto, che sono le 2 catenelle con il quale abbiamo iniziato il giro precedente, entriamo nella seconda se ne ho fatte 2, nella terza ovviamente se ne ho fatte 3 e faccio un punto alto, filo sull'uncinetto e faccio un altro punto alto. Così abbiamo fatto quello che abbiamo fatto all'inizio, lo abbiamo fatto anche alla fine e ora iniziamo già a dare un'occhiata a come già si prende forma il nostro sprone, che ancora non ci mostra bene come sarà. Ora iniziamo il terzo giro. Il terzo giro è l'ultimo che vi mostro ed è quello che dovete ripetere tutti i giri fino ad arrivare alla misura giusta del sottoascella, nel senso che al momento in cui arrivate in un punto dove provando il cardigan e unendo gli angoli riuscirete, diciamo, a chiudere sotto le ascelle senza che vi dia fastidio, allora siete arrivati. Comunque se seguite il video fino in fondo e poi lo fate è meglio, perché così riuscite ad avere un'idea di come esattamente si sviluppa, se non, diciamo, se è la prima volta che fate qualcosa del genere. Quindi facciamo sempre le nostre 2 catenelle morbide, 1 e 2. Se voi ne avete fatte 3, continuate con 3. Poi nello stesso punto ripetiamo l'aumento e questo lo farete sempre, questo vi darà il collo a V ogni giro. Poi lavorate tutti i punti come si presentano, quindi punto su punto, punti alti, fino ad arrivare alla catenella. Se avete difficoltà a vederla perché magari non siete abituati al lavoro all'uncinetto, siete principianti, potete marcarla con un marcapunti, solo per avere la certezza. Lavorate, mi raccomando, anche il punto alto sia prima che dopo la catenella. Questi punti sono da lavorare, non sono da saltare, perché rappresentano appunto i nostri aumenti. Quindi nella catenella andiamo a fare punto alto, catenella e punto alto. Vedete, questo è il punto adesso che rappresenta l'aumento del giro precedente. Questo va sempre lavorato sia il prima che il dopo. Mi raccomando, perché a volte succede di fare l'errore di non lavorare questo punto e ovviamente il cardigan non viene come deve venire. Quindi lavoro tutti i punti alti come mi si presentano. È un cardigan molto semplice anche a livello di punto, perché stiamo parlando solo di punti alti, quindi è l'ideale per chi non ha mai fatto un cardigan top down. Questo è il modo giusto di cominciare, diciamo,
dalle basi. Poi potrete anche fare cardigan che hanno punti un po' più complessi, più complicati. Quindi lavorate tutti i punti fino alla V, che è qua, e ci rivediamo a questo punto. Sono arrivata di nuovo all'aumento, quindi alla V semplice, lavoro il primo punto della V del giro precedente, entro e faccio un'altra V semplice, quindi punto alto, catenella, entro nello stesso punto, punto alto. Subito dopo il primo punto a disposizione è questo, lo lavoro e lavoro tutti i punti fino al prossimo aumento. Sono arrivata al mio prossimo aumento, ho lavorato il punto prima dell'aumento, prima della catenella, entro nella catenella, faccio un punto alto, una catenella, un punto alto e lavoro poi tutti i punti esattamente come si presentano, quindi non fatevi ingannare dal fatto che ci sia il punto alto dell'aumento, perché quello è da lavorare ed è molto importante. Continuiamo a lavorare fino al prossimo aumento. Io questo giro ve lo faccio vedere tutto e vi ripeto la stessa cosa più volte, così poi potete andare avanti da sole ed eventualmente non vi ricordate qualcosa, ma dubito perché è davvero semplice, potete tornare indietro e riguardarlo. Sono arrivata all'altro aumento, vedete qui ho la mia V semplice, lavoro il punto alto dell'aumento precedente, faccio la catenella, entro, scusate, no, non faccio nessuna catenella, entro nella catenella, faccio un punto alto, una catenella, un punto alto e lavoro tutti i punti esattamente come sono fino ad arrivare all'ultimo. Qui c'è un altro punto e ora entro nella seconda catenella delle 2 catenelle che lavoriamo al principio, entro, faccio un punto alto e un altro punto alto. Questa è una cosa che dovete fare sempre in ogni giro, come fate gli aumenti nella V semplice, così dovete fare gli aumenti in questa parte, perché è la parte davanti che poi deve venire a V, che vi formerà appunto lo scollo. E se lo fate da una parte ovviamente dovete farlo anche dall'altra, vedete già si nota come va crescendo. Ovviamente più andrete avanti e più noterete sia il collo che tutta la forma dello sprone, che ovviamente poi verrà una roba così, verrà una cosa così. Comunque io ora vado avanti, voi andate avanti, vi ripeto un attimo i passaggi, poi vi farò vedere come unire il tutto per iniziare a lavorare in tondo e lasciare le maniche in sospeso, e poi andremo avanti passo per passo. Adesso voi cosa fate? Ripartite facendo i 2 punti alti nel primo punto. Cosa significa? Ripartiamo insieme, fate le 2 catenelle o le 3, se le fate 2 le fate morbide, girate il lavoro, e questo ricordate di farlo sempre, da dove esce, quindi dall'ultimo punto realizzato, da dove si sviluppano le catenelle, dovete lavorare un altro punto, e questo è già l'aumento del collo. Poi lavorate tutti i punti alti fino all'aumento, basta guardare in basso quello che vi trovate, lavorate, quindi senza stare troppo a riflettere, importante non saltarne nessuno. Vedete, io lavoro tutti i punti alti fino a questo aumento, lavoro l'ultima maglia alta ed entro nella catenella e faccio il mio aumento, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. A questo punto
riparto e continuo. Vedete, io qui ho un punto alto e lo lavoro, non è importante che faccia parte dell'aumento del giro precedente o no, è un punto alto e io lo devo lavorare e vado avanti così. A questo punto io lavoro tutti i punti alti fino a questo punto che si vede benissimo, ripeto, se non lo riuscite a vedere marcatelo, e qui faccio l'altro aumento, vado avanti, lavoro tutti i punti alti fino all'altro punto, all'altra V semplice, faccio l'aumento, maglia alta, catenella, maglia alta, lavoro fino all'altro aumento e rifaccio la stessa cosa, e nell'ultimo punto, quindi nelle 2 catenelle da dove siamo partiti, nella seconda, che è questa, faccio 2 punti alti in modo tale da proseguire il collo. Quello non ve lo dimenticate, mi raccomando. E ci rivediamo quando abbiamo raggiunto la misura giusta per poter appunto chiudere le maniche e lasciarle in sospeso, in modo tale che iniziamo la lavorazione in tondo e poi faremo le maniche. Al mio 14° giro mi fermo. Praticamente io ho fatto 14 giri ed ho raggiunto questo punto qui. Questo è un punto molto importante. Quando i 2 pezzi davanti si toccano, fermatevi e smettete di fare gli aumenti qua davanti. Ora facciamo qualche misura. Ad esempio, da punta a punta io ho 21 centimetri, che è il mio sottomanica praticamente, mentre di circonferenza ho 84 centimetri. Io per le mie misure per una S diciamo che è perfetta praticamente, quindi mi fermo e unisco unisco il cardigan in modo tale che ora lasceremo le maniche in sospeso, questa parte qui la lasciamo in sospeso e iniziamo a lavorare, anche questa ovviamente, e iniziamo a lavorare in tondo. Ripartiamo, quindi abbiamo detto che sospendiamo gli aumenti, quindi cosa facciamo? Siamo a questo punto, facciamo le 2 catenelle sempre belle morbide, giro il lavoro e invece di lavorare l'aumento come abbiamo fatto fino ad ora nello stesso punto da dove sono uscite le 2 catenelle, lavoro il punto successivo. Niente di speciale, diciamo. Quindi cosa faccio? Lavoro punto su punto tutto il lato fino ad arrivare all'aumento, che ricordatevi non dovete fare. Arrivata all'aumento, io entro, faccio il punto alto, filo sull'uncinetto, mi avvicino all'altro lato, entro e faccio un altro punto alto. Ok? Se provandomelo vedrò che non è sufficiente, perché comunque è un filato un po' particolare, molto morbido ma non è elastico, allora tornerò indietro e aggiungerò altre catenelle. Quindi a questo punto, fatto il punto alto nella catenella dell'aumento, io lavoro normalmente tutto il lato punto su punto fino al prossimo aumento. Arrivata all'altro aumento, ovviamente devo fare la stessa cosa, quindi io ho fatto 2 punti alti, uno in ogni foro. Voi, se avete fatto delle catenelle, farete lo stesso numero di catenelle. Prima abbiamo fatto l'esempio di 3, se avete fatto 3 catenelle da una parte con i 2 punti alti, dovrete farne altre 3 da questa parte. Quindi invece io entro, faccio il punto alto, mi avvicino il lavoro, filo sull'uncinetto, entro nell'altro aumento, faccio il punto alto e poi lavoro normalmente. È molto semplice.
Arrivati a questo punto, lavoro questo punto alto e lavoro anche sulle 2 catenelle un punto solo, come abbiamo fatto all'inizio, perché non dobbiamo più fare aumenti. Quindi vediamo il risultato di questo giro di unione. Ed eccoci qua. Questo adesso è il nostro cardigan, come vedete lo abbiamo unito, abbiamo i quarti davanti e ora possiamo continuare la lavorazione in tondo, ovviamente avanti e indietro. Vediamo anche questo secondo giro insieme per vedere come lavorare d'ora in avanti il cardigan. Fate sempre le 2 catenelle molto morbide, non fate più aumenti, ve lo ricordo sempre, e lavorate punto su punto. Vi anticipo che io a un certo punto voglio cambiare la lavorazione. Questa ve la sto dicendo solo adesso perché non è obbligatoria. Essendo un cardigan adatto a principianti, se voi volete continuare la lavorazione a punto alto, fatelo senza problemi, non succede nulla, non cambia niente a livello di poi fine lavoro, ripresa delle maniche, tutto quanto. Se volete fare invece come me, seguite i passaggi che vi dirò tra poco, perché noi dobbiamo avere un certo numero di punti. Quando facciamo un motivo a uncinetto abbiamo bisogno di un multiplo. Nel mio caso, nel punto scelto da me, è un multiplo di 11 più 2. Cosa vuol dire? Dopo ve lo spiegherò. Quindi noi abbiamo bisogno di avere un multiplo di 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, poi aggiungiamo 2, quindi nel caso di abbiamo 3 motivi sarebbero 33 punti più 2, quindi non aggiungiamo all'11 il 2, altrimenti sarebbe un multiplo di 13, come potete ben capire. Quindi io da questo momento conto i punti che ho, o li conto adesso o li conto a fine giro, per comodità li conterò a fine giro, e se ho bisogno di punti aggiuntivi, dal prossimo giro aumenterò i punti di cui ho bisogno, distribuendoli nel lavoro in maniera così come capita, ecco, non c'è, essendo punti alti non ho bisogno di fare degli aumenti cadenzati, e soprattutto non li farò né alla fine del lavoro né all'inizio, perché in quel caso si vedrebbe, li dovrò mascherare nel lavoro. Quindi tutto in base a quanti punti in più ho bisogno. Se nel caso io ho un multiplo di 11 e mi servono i 2 punti, le 2 catenelle, va benissimo, ma nel caso io avessi, ad esempio, faccio un esempio, invece di il 110, io ho 110 punti ad esempio, e ed è un multiplo di 11, quindi a questo punto io nel giro successivo farò semplicemente l'aumento di 2 maglie in più, perché in quel modo ho il multiplo di 11 più 2. Se invece dovessi avere 109, scusate, non 109, 111, il multiplo di 11, 113, ecco, 113, io a questo punto avrei il multiplo di 11 più 2 con una maglia in più. Ovviamente io non vado ad aumentare 10 punti che mi servono più altri 2, quindi 12, perché mi verrebbe gigante. A quel punto toglierò il punto che ho in più, ma questo ve lo spiegherò a tempo debito quando vi spiegherò il punto. Facciamo una cosa alla volta. Però vi ho dato semplicemente un'anticipazione che anche
negli aumenti, nelle diminuzioni, bisogna avere un pochino di buonsenso in base alle proprie misure. È ovvio che se io ho un cardigan che mi va già bene, che ha già la mia misura, e le vado ad aggiungere 12 punti o 10 o 9, sono tantissimi, io avrò, a meno che non voglio quell'effetto lì, l'effetto in basso lo avrò molto più largo dell'alto, quindi mi può star bene un pochino di effetto di larghezza in più, ma non eccessiva, e quindi a quel punto invece di aumentare diminuisco quei 2 punti in più che ho, uno, quello che è. Allora, qui abbiamo l'unione, mi raccomando fate attenzione a non sbagliarvi. Allora, io nell'unione cos'ho? Innanzitutto ho il punto precedente e lo faccio, poi ho il punto alto dell'unione qua e lo faccio, poi ho ovviamente un nuovo punto alto, perché se io non li lavoro entrambi, a quel punto il punto alto in più che ho aggiunto non servirebbe a niente, perché lo starei diminuendo. Ok? Tutto chiaro? E vado avanti. Mi soffermo anche sulle cose che possono sembrare banali alle più esperte, proprio perché mi piacerebbe che questo cardigan fosse un po' diretto a tutti, anche alle meno esperte che si accingono a fare un progetto un pochino più complicato per la prima volta. Spero che questo vi possa essere utile e vi prego di darmi qualunque consiglio nel caso io non sia troppo chiara nelle spiegazioni, o a volte mi perdo un po' nel parlare troppo, e se avete bisogno di informazioni in più che magari io dimentico di dare, perché a volte è l'errore che si fa quando si lavora a uncinetto da tanto tempo, è dare per scontato tante cose. Invece io vorrei che per voi principianti che iniziate adesso fosse il più semplice possibile seguire e poter andare avanti in una lavorazione che poi potrete indossare con tantissimo piacere, perché l'avete realizzata voi da sole. Questa è la bellezza del lavoro fatto a mano, il poter indossare qualcosa fatto da noi che non avrà uguali, perché voi, anche se state copiando il mio tutorial, sicuramente il vostro non sarà uguale al mio. Sarà simile, quello sì, nel modello, sarà simile nella lavorazione, ma poi ognuno ha la sua mano, ognuno ha la sua creatività. Poi potete scegliere di fare esperimenti sul bordo, fare un bordo differente da come lo farò io. Io farò delle diminuzioni nelle maniche, voi potrete decidere di non farle, di fare delle maniche più larghe che vanno giù, più morbide. Avete la scelta poi di fare un sacco di modifiche, quindi avrete realizzato qualcosa che vi calza a pennello, perché è stato creato per voi, da voi. E questa è la bellezza del lavoro fatto a mano, e la parte della meraviglia, come la chiamo io. E mi sono un po' dilungata, ovviamente se il mio discorso vi può annoiare, andate avanti pure con la velocità raddoppiata, così non dovrete ascoltare. Andiamo avanti fino alla fine della schiena, stiamo lavorando la parte della schiena.
Siamo arrivate anche a questa unione, facciamo la stessa cosa, abbiamo qui il punto alto. Vi ricordo che se avete delle catenelle dopo questo punto alto, lavorate le catenelle a punti alti come se fosse l'inizio lavoro e poi continuate. Io non ce le ho le catenelle, ho i due punti alti, li lavoro entrambi e alla fine di questo giro io lo misurerò. Fate lo stesso, ve lo consiglio, perché alla fine di questo giro avrete già un po' di misura sotto l'ascella e vi renderete già conto se il tessuto che voi avete, quindi il filato che voi avete è un pochino elastico e non vi dà fastidio, se stringe un po', oppure se come nel mio caso dovete tornare indietro prima dell'unione, che sono due semplici giri che si fanno molto velocemente, e magari aggiungere delle catenelle in più o toglierle, perché magari vi rendete conto che l'avete fatto troppo largo. Questo è il momento giusto per evitare di sfilare troppo lavoro poi verso la fine, che è quando magari ve ne rendete conto. Quindi è un consiglio che vi do anche per altri lavori. Quando avete un top down, dopo il secondo giro in cui avete unito le maniche, provatelo. Si è fatto un nodino, arriviamo alla fine e ci rivediamo subito. Bene, arrivati alla fine del giro, ricordatevi che qui non abbiamo più aumenti, quindi faccio la penultima maglia alta e lavoro. Ricordatevi sempre, perché a volte si perde per strada a questo punto, di lavorare sempre sulle 2 catenelle, altrimenti andrete diminuendo e credo che non vogliate questo perché altrimenti poi, quindi le 2 catenelle iniziali ricordatevele sempre che quelle rappresentano un punto. Benissimo, a questo punto vi ripeto, provatelo, io lo proverò adesso stesso, lo provate e vi rendete conto se va bene o no. Il mio si sovrappone un po', ma io l'ho fatto apposta perché poi ci metterò i bottoni. Se voi invece volete un cardigan aperto, chiudetelo quando è il momento, quando ancora non si toccano, quando si sfiorano leggermente. A questo punto io, oltre a provarlo, conterò le maglie che ho. Questo perché, vi ripeto, io dopo un altro paio di giri, farò ancora un paio di giri, comunque arriverò sotto il seno, cambierò punto, aggiungerò un dettaglino carino che mi è piaciuto tanto come campione, quindi ho scelto di farlo nella parte finale del cardigan, di fare un punto differente. Quindi adesso misuratevi il cardigan, vedete se va tutto bene, in quel caso andate avanti e a lavorare in tondo come abbiamo fatto fino adesso. Non c'è niente di strano, dovete continuare questo ultimo giro che vi ho fatto vedere fino alla fine, dove poi faremo il bordo finale. Nel caso invece vi accorgete che è troppo stretto, semplicemente tornate indietro e aggiungete più catenelle. Se è troppo largo, tornate indietro e togliete catenelle. Questa è l'unica cosa che potete fare a questo punto quando lo provate, ed è la più semplice da fare. Ho misurato il mio cardigan e mi va benissimo, è perfetto, diciamo, sia come maniche sia come sottomanica che come misura di circonferenza, va abbastanza giusto e anche abbondante, vorrei dire, ma volendo fare appunto un punto differente nella parte bassa, io andrò a fare delle diminuzioni, non andrò a fare degli aumenti, perché ho visto che comunque la circonferenza è già abbondante. Io ho 105 maglie, 105 punti. Allora vi faccio vedere cosa dovete fare. Allora, io ho 105, tra 105 per 105 il multiplo di 11 o è 99 o è 110, quindi queste sono le due misure. Quindi io, avendo 105 e dovendo fare il multiplo di 11 più 2, io devo avere o 101 punti o 112 punti. Potete ben capire che se io aggiungo 7 punti per arrivare ai 112, dai 105 ai 112 sono
7 punti in più. La mia circonferenza aumenta notevolmente, mentre in questo caso io tolgo 4 punti, arrivo ai 101 ed ho il mio multiplo, quello che mi serve per realizzare il punto. Questo è il calcolo che voi dovete fare. Quindi io, avendo 105, ho fatto questo calcolo qui, ho visto quanto è il multiplo inferiore al numero di maglie, quanto è il multiplo superiore, e dal di lì ho deciso, in base alle maglie che dovevo o montare o togliere, cosa mi convenisse fare. E in questo caso mi conviene togliere 4 punti, che non sono tantissimi, anche perché poi il punto è molto bello, molto si amplia un po', quindi va bene così. Se invece voi avete una situazione contraria, dovete diminuirne per esempio 7 oppure aumentarne 4, in quel caso scegliete in base anche a come avete provato il cardigan e vi siete resi conto che vi va. Io farò altri 3 giri dove distribuirò le diminuzioni mentre voi vedete se dovete aumentare o diminuire, e arriverò al mio multiplo di 11 più 2 e a quel punto inizierò il lavoro. Spero di essere stata chiara e ci vediamo all'inizio del nuovo punto. Eccomi di ritorno. Io ho terminato i 3 giri in più dopo la chiusura che ho fatto per fare le diminuzioni. Ho fatto la diminuzione in questo giro qui, nel penultimo, ho fatto un altro giro di maglie alte e ora mi accingo ad iniziare il nuovo motivo, dove ci servivano appunto 11, il multiplo di 11 più 2 maglie aggiuntive. Se voi volete continuare il vostro cardigan a punto alto, fatelo pure. Ora fate finta che questa parte del video non esiste, continuate a fare i vostri punti alti fino alla fine della lunghezza desiderata e poi ci rivediamo per le maniche. Per chi invece vuole proseguire con il motivo, io ora comincio subito il primo giro. Allora, per il primo giro del nostro motivo facciamo una catenella e un punto basso nello stesso punto, quindi giro il lavoro e nello stesso punto faccio il punto basso. Aggiungo altri 3 punti bassi nei 3 punti di base successivi, scusate, quindi sono 4 in totale. Mi ero un attimo ingarbugliata, quindi sono 4 punti bassi. Fatto questo, filo sull'uncinetto, salto 2 maglie di base, entro nella terza e faccio 6 punti alti. 1, 2, tutti nello stesso punto. 3, 4, 5 e 6. Poi tiro un po' di filo, ok, salto 2 punti di base, quindi 1 e 2, entro nel terzo e faccio 6 punti bassi nelle successive 6 maglie, quindi uno è già fatto, 2, 3, 4, 5 e 6. Ancora salto 2 punti di base e nel terzo faccio 6 punti alti, tutti nello stesso punto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vedete, lavoro tutti e 6 i punti alti nello stesso motivo per fare un ventaglio. 2 punti di base li salto, entro nel terzo e inizio a fare le 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
quindi vado avanti così tutto il giro. Quindi ora che ho fatto i 6 punti bassi, salto 2 maglie di base e faccio i 6 punti alti. Finiti i 6 punti alti, salto le 2 maglie di base, faccio 6 punti bassi nelle 6 maglie alte successive e vado avanti così fino alla fine, dove dopo l'ultimo ventaglio io farò solo 4 punti bassi come ho fatto all'inizio del lavoro. Qui abbiamo iniziato con 4 punti bassi, finiamo con 4 punti bassi e ci rivediamo per il secondo giro. Fatto l'ultimo ventaglio, salto le 2 maglie di base e faccio i 4 punti bassi finali che avevamo fatto anche al principio, e qui finisce il primo giro del nostro motivo. Entro anche nella seconda catenella e faccio il punto basso. Quindi il primo giro è questo. Per il secondo giro facciamo sempre una catenella e punto basso nell'ultimo punto basso fatto, quindi da dove esce la catenella io vado a fare il punto basso, ok? Non vi sbagliate, non saltatemi questo punto, altrimenti vi prendo una piega diagonale. Fatto questo, quindi catenella, punto basso, faccio una catenella, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto dei 6 e faccio un punto alto non chiuso. Ho 2 asole sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto e faccio un altro punto alto non chiuso. A questo punto chiudo tutti e 2 i punti alti insieme, quindi ho 3 asole sull'uncinetto e le chiudo tutte e 3 insieme. Ve lo faccio rivedere. Dopo questo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme faccio una catenella, filo sull'uncinetto, entro nel successivo punto come per fare un punto alto ed esco solo da 2 asole. Ne ho 2 sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, tiro fuori il filo come per fare un punto alto, chiudo solo 2 asole e alla fine ne ho 3 sull'uncinetto. Queste 3 asole tiro il filo, le chiudo tutte insieme e faccio una catenella e ripeto questo per tutti e 6 i punti alti che ho nel ventaglio del giro precedente, quindi 2 punti alti chiusi insieme. Vedete? Dovete avere 3 asole sull'uncinetto, catenella, filo sull'uncinetto, entro nel punto, tiro fuori il filo, esco da 2 asole, ho 2 asole sull'uncinetto, riprendo il filo, rientro nello stesso punto, tiro fuori il filo, esco da 2 asole, ne ho 3 sull'uncinetto, le chiudo tutte insieme, catenella e ripeto. Questo per 6 volte perché abbiamo 6 punti alti nel giro precedente, quindi devo avere 6 gruppi di maglie alte chiusi insieme. 1, 2, 3, 4, 5, faccio l'ultimo, nell'ultimo punto alto che è questo, chiudo tutte insieme, catenella, conto 1, 2, 3, nel quarto punto basso faccio un punto basso, altra catenella e ripeto e ricomincio. Quindi su tutti i punti alti dei ventagli io andrò a fare 2 maglie alte chiuse insieme separate da una catenella. Vedete? Entro nel punto alto, faccio 2 maglie alte chiuse insieme, catenella, vi rifaccio vedere. Dopo la catenella filo sull'uncinetto, entro nel punto, esco solo da 2 asole, quindi è un punto alto a metà, riprendo il filo, rientro nello stesso punto, esco con il filo, riprendo il filo, esco da solo 2 asole, quindi faccio un altro punto alto chiuso a metà, ho 3 asole sull'uncinetto, queste 3 asole riprendendo il filo le chiudo tutte insieme. Questi sono 2 punti alti chiusi insieme, catenella e riprendo e rifaccio tutto in tutti e 6 i punti alti che ho del giro precedente. Di catenella,
2 punti alti chiusi insieme anche qui, catenella, ultimi 2 punti alti chiusi insieme nell'ultimo punto alto, 1 e 2, catenella, entro nel quarto punto basso, 1 2 3 4, e faccio il punto basso, catenella e riparto. Quindi tutto il giro è così: 2 punti alti chiusi insieme separati da una catenella su tutti i punti alti del ventaglio, quindi sono 6 gruppi, tutti separati appunto da una catenella, e alla fine, dopo aver fatto l'ultimo gruppo, faccio una catenella, il punto basso nel quarto punto basso del giro precedente, catenella e riparto, ed è tutto uguale fino alla fine. Alla fine ovviamente avrete la stessa situazione, quindi farete il punto basso nell'ultimo punto basso con la catenella, però magari ve lo faccio vedere, la fine del giro ve la faccio vedere. Fatto l'ultimo ventaglio di maglie alte chiuse insieme, faccio la catenella e un punto basso nell'ultimo punto del giro, quindi nel punto basso del giro precedente. Adesso per il terzo giro inizio con io 2 catenelle, perché il punto alto finora l'ho sostituito con le 2 catenelle. Voi, se avete fatto 3 catenelle, continuate a fare le 3 catenelle, giro il lavoro e faccio altri 3 punti alti nello stesso punto, quindi esattamente da dove sono uscite le catenelle entrate e fate altri 3 punti alti, in totale come se ne aveste 4. Questi 3 punti alti li chiudo con un punto basso sul secondo gruppo di maglie alte chiuse insieme. Con un punto basso faccio 5 catenelle, vado nel penultimo gruppo di ventagli chiusi, di maglie alte chiuse insieme, e faccio un altro punto basso, d'accordo? Filo sull'uncinetto nel punto basso che avevamo qui, vi ricordate, nel giro precedente, faccio 6 maglie alte, 1 2 3 4 5 e 6, e di nuovo punto basso nel secondo gruppo di maglie alte chiuse insieme, quindi salto il primo, entro nel secondo esattamente qui, e punto basso, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, vado nel penultimo e faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso e faccio 6 punti alti. Entro nel secondo, quindi ho il gruppo di maglie alte chiuse insieme, l'altro gruppo, entro, faccio punto basso, 5 catenelle e ancora penultimo gruppo, punto basso, filo sull'uncinetto e vado avanti così, quindi i 6 punti alti nella maglia bassa, finiti i 6 punti alti, punto basso nel secondo gruppo di maglie alte chiuse insieme, 5 catenelle, maglia bassa nel penultimo gruppo di maglie alte chiuse insieme, e così finiamo il giro.
vedete, secondo gruppo, entro, punto basso, 1 2 3 4 5, punto basso, e il giro va avanti così fino alla fine. Iniziamo il quarto giro con 2 catenelle morbide per sostituire il primo punto alto. Se ne avete fatte 3, ovviamente fatene 3. Filo sull'uncinetto, entro nello stesso foro, quindi da dove escono le 2 catenelle entro e faccio un altro punto alto, catenella. Questo mi sostituisce i primi 2 punti alti chiusi insieme, e ora vado avanti facendo punti alti chiusi insieme, quindi 1 2 nello stesso punto e chiudo insieme, quindi prossimo catenella, prossimo punto, quindi prossimo punto alto, entro, faccio 2 punti alti chiusi insieme, catenella, 2 punti alti chiusi insieme, 1 e 2, ok. Faccio la catenella, entro non nelle 5 catenelle che ho nel giro precedente, ma nella parte sotto. Praticamente io vado a entrare tra i 6 punti alti chiusi insieme, i 6 gruppi di punti alti chiusi insieme, esattamente nella catenella centrale, quindi conto 1 2 3, entro qui e faccio il punto basso, ok? Quindi praticamente non entro nel giro numero 3, ma entro nel giro numero 2. Adesso ve lo faccio rivedere. Faccio una catenella e continuo a fare i punti alti chiusi insieme, quindi adesso ho 6 punti alti, entro e faccio i 6 gruppi di maglie alte chiuse insieme, di 2 maglie alte chiuse insieme separate da una catenella, ok? Adesso lo riguardiamo, quindi catenella, punto alto non chiuso, punto alto non chiuso, catenella, fatto l'ultimo punto alto non chiuso, punti alti non chiusi, scusate, fatti gli ultimi 2 punti alti chiusi insieme, faccio la catenella e qui ho le 5 catenelle, qui ho i gruppi di 3 maglie alte, di 2 maglie alte chiusi insieme, conto 1 2 3, entro nel centro, vedete, qui, e faccio il punto basso, quindi non entro nelle catenelle, quindi nel giro precedente a questo, bensì a quello ancora prima, catenella, e ricomincio i punti alti chiusi insieme. Vi faccio rivedere questo passaggio. Fatto l'ultimo gruppo di 2 maglie alte chiusi insieme dei 6, catenella, entro nel giro ancora precedente a questo delle 5 catenelle nel centro, quindi 1 2 3 4 5 6, entro tra 3 e 3 qui, vedete, e faccio il punto basso, catenella, e ora riparto ed è tutto uguale. Quindi dopo aver fatto i 6 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme separati da una catenella, faccio la catenella ed entro nel giro precedente a questo delle 5 catenelle con il punto basso tra 3 gruppi di maglie alte chiuse insieme e gli altri 3. Spero di non avervi confuso. Voi guardate, più che ascoltare ciò che dico, oggi faccio un sacco di papere, però abbiate venia,
e piuttosto di rifare il video perché ho sbagliato un paio di parole, preferisco consigliarvi di guardare ciò che faccio piuttosto di ascoltare ciò che dico, ed è molto semplice, non è un passaggio così difficile. Io parlo soprattutto alle principianti, immagino che le più esperte non abbiano nessuna difficoltà a fare questo passaggio. Quindi fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, e ricordatevi devono essere sempre 6, faccio la catenella, non entro nelle catenelle ma sotto conto 1 2 3, esattamente nel centro dove c'è la catenella io faccio il punto basso, non è difficile, e unisco il punto. Ora andate avanti così tutto il giro. Finiamo il giro facendo i 4 gruppi di maglie alte chiuse insieme. Mi raccomando, non vi sbagliate e lavorate tutti e 4 i gruppi e non fatene solo 3 come a volte capita di saltare il primo punto. Quindi se di qua ne avevate 4, ne avete 4 anche alla fine, quindi se all'inizio ne avete 4, ne avete 4 anche alla fine. Fatto questo giro, ora iniziamo il quinto. Dal quinto giro parte nello schema che io sto seguendo la ripetizione di 4 giri, quindi ora io ve li faccio vedere e poi potete andare avanti da soli. Quindi da questo punto in poi segnatevi il minuto, segnatevi il momento, voi dovete ripetere sempre questi 4 giri. Quindi partiamo sempre con una catenella, forse l'ho già fatta, sì, partiamo con una catenella, giriamo il lavoro e nel primo punto, quindi esattamente qui, nel primo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, faccio un punto basso, faccio 2 catenelle e nel terzo gruppo di maglie alte chiuse insieme faccio l'altro punto basso, ok? Poi filo sull'uncinetto, nel punto basso che ho tra i 2 gruppi faccio le mie 6 maglie alte, il ventaglio di 6 maglie alte, 3 4 5 e 6. Conto 1 2 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, nel secondo faccio il punto basso, questo è esattamente come prima, 5 catenelle, 4 e 5, e faccio il punto basso nel penultimo, ok, nel quinto. Di nuovo filo sull'uncinetto e nel punto basso faccio le 6 maglie alte, vado avanti così tutto il giro. 2, tiro un po' di filo, scusate un momento, 3 4 5 e 6. Faccio il punto basso nel secondo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, faccio le 5 catenelle, ancora il punto basso nel penultimo, quindi nel quinto gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme del ventaglio che ho del giro precedente, e riparto filo sull'uncinetto, punto basso 6 maglie alte, punto basso nel secondo, punto basso nel quinto dopo aver fatto le 5 catenelle, e ci vediamo alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro dobbiamo fare esattamente come abbiamo iniziato, quindi entriamo nel secondo col punto basso, 2 sole catenelle, 1 2, e punto basso nella terza, io nella seconda, chi ha fatto 3 sarà nella terza catenella del giro precedente, punto basso, e abbiamo fatto anche questo. Non vi preoccupate se lo vedete irregolare il bordo rispetto a quando facevamo il punto alto, perché poi andremo a fare una rifinitura che riporterà tutto
nella norma, cioè questo lato è un po' più imperfetto, vedete, ma non importa, noi andremo a fare un bordino che regolarizzerà il tutto. Ora il sesto giro incomincia sempre con una catenella girando il lavoro punto basso nello stesso punto, quindi nello stesso punto basso di fine giro precedente facciamo il punto basso, catenella e iniziamo la serie dei punti alti chiusi insieme. Quindi ormai lo sappiamo fare, in ogni punto alto che abbiamo del ventaglio del giro precedente facciamo 2 punti alti chiusi insieme separati da una catenella in tutti i punti, quindi sono 6. Fatti i 6 gruppi di maglie alte chiuse insieme separati da una catenella, faccio la catenella, l'ultima, entro non nelle catenelle, vi ricordate? Non nelle catenelle ma nel centro dei punti alti chiusi insieme del giro precedente facendo il punto basso, catenella e riparto, ok? E rifaccio i 6 gruppi di 2 punti alti chiusi insieme separati da una catenella. So che è un po' ripetitivo, che ripeto spesso la stessa cosa, ma ovviamente essendo un video più per principianti preferisco insistere piuttosto che non dire delle cose importanti che poi potrebbero farvi trovare in difficoltà. Preferisco abbondare nella spiegazione piuttosto che sintetizzare. Ok, fatto anche l'ultimo, rifaccio la catenella, contate sempre che siano 6 solo per verifica, e sotto abbiamo 1 2 3, entro, non considero proprio le catenelle, entro e faccio il punto basso, e questo lo ripeto tutto il giro, catenella e riparto con i punti alti chiusi insieme ogni punto alto, e ci vediamo alla fine anche di questo giro. Quindi il giro finisce con la catenella e il punto basso nel punto basso, esattamente come è iniziato. E siamo a questo punto al settimo giro. Il settimo giro inizia come avevamo fatto il terzo, vi ricordate? Quindi facciamo il punto alto, io ne faccio 2 catenelle perché ho sempre iniziato con 2 catenelle, mi ripeto, ma ricordatevi di farne 3 nel caso avete fatto 3 catenelle, e poi 3 punti alti nello stesso punto, quindi nello stesso punto basso di inizio. Io devo fare un po' di attenzione ad entrare bene perché questa fettuccia, essendo molto poco elastica e sottile, vedete come è fatta, a volte si rischia di entrare male, e faccio altri 3 punti alti nello stesso punto. Fatti 3 punti alti, ora è uguale, io ve li faccio vedere perché nello schema diciamo che insiste sulla ripetizione di questi giri dal quinto al nono, quindi io ve li faccio vedere, ma effettivamente sono tutti uguali. Questo è uguale al terzo giro, per esempio, perché adesso io vado senza catenelle di separazione sul secondo gruppo di maglie alte chiuse insieme, faccio il punto basso, 5 catenelle,
4 e 5 nel penultimo, quindi qui, no? 2, 4, 6, nel penultimo faccio l'altro punto basso. A questo punto filo sull'uncinetto ed entro nel, scusate, ho detto il penultimo, l'ho fatto nel terzultimo. Quindi nel penultimo punto basso, filo sull'uncinetto, vado nel punto basso che c'è tra i due gruppi e faccio i miei 6 punti alti, e questo è tutto identico a quello che già sappiamo fare. Quindi proseguite il lavoro facendo in questo modo. Quindi questi sono 4, 5, 6, 1, 2, punto basso, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, punto basso nel penultimo, filo sull'uncinetto e via. Ci vediamo alla fine del giro. Ora l'ottavo giro inizia come il quarto, quindi punto alto sostituito dalle catenelle, io ne faccio 2, giro il lavoro e nello stesso punto faccio il secondo punto alto. Questo sostituisce i 2 punti alti chiusi insieme, i primi. Faccio la catenella ed entro negli altri 3 punti alti facendo i gruppi di punti alti chiusi insieme. Questo io adesso vado molto velocemente perché voi già lo conoscete, quindi 2 punti alti chiusi insieme separati da una catenella. In questo caso 4 punti alti, ne faccio 4, vedete? Ok. Fatto questo, faccio la catenella ancora di separazione e come nel quarto giro non entro nelle catenelle, bensì entro tra i 6 gruppi di maglie alte chiusi insieme esattamente al centro dove abbiamo questa catenella. Entro e faccio il punto basso, faccio la catenella e riparto. Quindi qui ho 6 punti alti, faccio 6 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme separati da una catenella, che termino poi con il punto alto non nel giro precedente ma in quello precedente ancora, tra i 6 gruppi di maglie alte, di 2 maglie alte chiuse insieme. Io penso che sia più facile guardare e farlo che dirvelo. Quindi io ora termino questi 6 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e vi lascio proseguire da soli o da sole. Fatto l'ultimo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, che è il sesto, faccio la catenella, conto 1, 2, 3, entro e chiudo, catenella e vado avanti. Ci vediamo alla fine del giro. Finito anche l'ottavo giro, ripartiamo col 9 e poi col nono, e poi potete andare avanti da sole senza nessun problema. Probabilmente sareste potute andare avanti da sole anche dopo il quinto giro, però diciamo che ho preferito farvelo vedere completa la ripetizione. Quindi ora il nono giro inizia con una catenella, punto basso nello stesso punto, 2 catenelle, punto basso nel penultimo gruppo di maglie alte chiuse insieme, filo sull'uncinetto nel punto basso tra i 2 gruppi, facciamo i 6 punti alti, e punto basso nel secondo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, 5 catenelle,
e nel penultimo facciamo il punto basso. Ora ovviamente abbiamo il punto basso del giro precedente dove fare i 6 punti alti, andiamo avanti così fino alla fine del giro e ripetiamo tutta la serie. Quindi a questo punto si tratta solo di tornare indietro e guardarsi la sequenza. Andate avanti fino ad arrivare alla lunghezza desiderata e ci rivediamo poi per le maniche e il bordo. Vedete, vediamo come sta venendo. Questo è il risultato dopo questi giri di ripetizione. Come vedete, ha un dettaglio molto molto carino. Come vedete, qui viene questa sorta di onde che andremo a sistemare con un bordo e niente, ci rivediamo a lunghezza raggiunta per fare poi le maniche. Ho finito la mia lunghezza del corpo a più o meno in totale un 57 centimetri. Vi faccio vedere il risultato. Questo è il risultato del punto e del filato. Ovviamente se avete utilizzato un filato differente avrete un risultato un pochino differente, ma bene o male il punto è questo. Quindi fatto questo, prima di tagliare il filo, io ho deciso che voglio fare un bordo in tutto il contorno davanti. Faccio vedere. A questo punto noi abbiamo le due parti davanti che non sono rifinite. Dico la verità, non è che siano male, non sono proprio da buttare, diciamo, come bordi che a volte sono veramente orribili, ci sono dei punti che lasciano dei bordi irregolari, però io voglio fare un bordo perché poi ci voglio mettere i bottoni. Quindi prima di prendere e riprendere i punti nelle maniche, andare avanti nelle maniche, io farò un bordo che poi riprenderà i polsini delle maniche e vi faccio vedere. Quindi non chiudo il lavoro nel momento in cui ho finito la mia lunghezza del corpo, bensì praticamente inizio a lavorare in questa parte. In che modo? Praticamente io faccio 1, 2, 3 catenelle in questo caso perché devo girare il lavoro, quindi voglio che sia ben definito. Quindi sono qui, ho finito a questo punto, dovrei girare il lavoro e tornare indietro, invece no, faccio le 3 catenelle e continuo dalla parte appunto nel primo quarto davanti, facendo tutti i punti alti. In che modo? In ogni punto che io ho di maglie alte o il raggruppamento di due maglie alte chiuse insieme, faccio 2 punti alti. E vi dico, qui è abbastanza soggettiva la lavorazione, nel senso che dipende molto dal filato che avete scelto e dalla tensione che ci mettete. Se vi rendete conto che facendo 2 punti alti, ad esempio, vi viene molto stretto, potete farne anche solo uno. Oppure il contrario, vi viene molto aperto come lavoro, lo preferite più compatto, ne fate 3. Vedete voi come io ne farò 2. Vedete? Qui mi guardo i punti, qui ho il punto alto, faccio 1, 2 punti alti. Ok? Poi qui ho la parte dove c'è il punto basso, ne faccio uno solo, cercherò di entrare direttamente nel punto, faccio uno solo, andrò un po' diciamo a sentimento in base a come vedo che viene la lavorazione. Quindi vedete qui ho il raggruppamento delle 2 maglie alte chiuse insieme, cerco di entrare nella centrale, quindi nella prima delle 2 e ne faccio 1 e 2 e così per tutto il bordo. Qua ancora ho la maglia alta, faccio 2
Io ho già fatto il mio primo giro di bordo, ho già fatto le 3 catenelle o 2 che mi hanno fatto girare il lavoro, ok? Quindi giro il lavoro e inizio il bordo. Io il bordo lo farò con un punto alto in costa davanti e un punto alto in costa retro. Come si fa? Filo sull'uncinetto, entro direttamente nella stanghetta del punto e faccio un costa retro. Scusate, allora praticamente ve lo faccio vedere. Entro da dietro, passo l'uncinetto sopra, tiro fuori il filo totalmente e faccio il punto alto. Se non sapete fare questo tipo di punto, io vi lascio il link della scuola di uncinetto dove spiego proprio questo punto qui, per non stare ora a perderci nella spiegazione precisa. E poi faccio, questo era costa retro, scusate, questo è costa davanti, quindi faccio 1 e 1 avanti e il prossimo, che è questo, lo faccio retro, vedete? E faccio così tutto il giro di punti alti, lo lavoro in questo modo. Vedete, questo l'abbiamo lavorato in costa retro, questo lo lavoriamo in costa davanti. È molto semplice, se non vi ricordate come si fa o lo ritrovate un po' difficile, andatevi a vedere il video dove ve lo spiego in maniera dettagliata e vedrete che non avrete nessun tipo di difficoltà anche a riconoscere il tipo di punto che state facendo. No, scusate, questo era il costa retro, adesso io per parlare, questo è il costa davanti. Praticamente il costa retro vi rimane la stanghettina dietro, il costa davanti quando lo fate vi rimane la stanghettina davanti. Vedete come il punto si forma? Adesso noi abbiamo fatto il costa davanti, andiamo a fare quello dietro, che praticamente noi vediamo l'uncinetto quando infiliamo nel punto, invece in questo caso dobbiamo vedere il punto, vedete? E fate tutto il giro così. Fatto il primo giro, il rilievo, questo è il risultato, quindi abbiamo fatto uno in rilievo davanti e uno in rilievo dietro. Adesso quello che andremo a fare sarà un giro di ritorno. Io poi lo proverò, vedrò come il risultato, se lo voglio più largo farò un altro giro e voi farete uguale. Farete i giri che vi sono necessari a voi per fare un bordo gradevole per il vostro gusto. Come ripartiamo e come riconosciamo, vi farò vedere questo e poi vi lascio continuare sole. Faccio sempre le 2 catenelle e lavoro i punti esattamente come si presentano. Guardiamoli insieme, anche se il filato diciamo non si presta molto bene a questa osservazione, noi ci proviamo. Dove c'è il rilievo davanti, dove io dovrò fare il rilievo davanti, vedete che io lo vedo proprio in rilievo il punto che è qui verso di me, quindi lo lavorerò in rilievo davanti. Questo invece, che vedete che rimane dietro e se lo giro fa come se fosse il rilievo davanti, va lavorato dietro. Se io lavoro in questo modo non avrò nessun problema, quindi vi faccio vedere come fare e poi andiamo avanti. Quindi il rilievo davanti, io prendo il punto che ho lavorato il rilievo davanti e lo lavoro esattamente come si presenta. Qui ho un rilievo dietro e quindi entro da dietro e faccio il rilievo dietro in modo tale che abbia una continuità il punto, vedete? E poi quando poi finirete il giro vi renderete conto che viene a coste 1 a 1. Volendo potreste fare a coste 2 a 2, quindi 2 in rilievo davanti e 2 in rilievo dietro. È tutta una questione anche di gusto personale, quindi vedete? Io adesso lavoro tutti i punti così come si presentano, poi lo proverò e se mi basta, può darsi anche che mi bastino 2 giri, mi fermo, altrimenti vado avanti. Poi continuate magari se volete farlo esattamente come me a guardare il tutorial e vedrete quanti giri ho fatto. Vi continuerò a tenere informate perché poi dobbiamo partire con
il recupero delle maniche, il lavoro sulle maniche. Finito il bordo, come vedete io ho fatto 3 giri interi di bordo in rilievo più il giro delle maglie alte, quindi ho fatto 4 giri di bordo. Ho tagliato il mio filo e ora sono pronta per iniziare le maniche. Io una manica l'ho già realizzata, così ve la faccio vedere, vi faccio vedere come ho fatto. Allora pieghiamo bene la nostra giacca e vi faccio vedere. Praticamente io sono partita di qua e ho fatto 13 giri tutti con i 42 punti che io avevo montato, dopodiché al 13° giro ho fatto delle diminuzioni che me li sono segnate, vedete i punti dove ho diminuito. Dopo altri 2 giri nel 16° scusate, ho fatto altre diminuzioni. Nel 19° ne ho fatte altre, nel 22° ne ho fatte altre e vi spiego subito. Nel 13°, 16° e 19° e 22° io ho diminuito semplicemente di 2 maglie, una appena iniziato il giro e una prima di finirlo, poi vi farò vedere. E poi ho fatto così in tutte e 4 le diminuzioni perché avevo già una manica che non era larghissima. Al 26° giro ho diminuito ogni 2 punti, ho fatto una diminuzione, vedete qua, per poter avere poi un polsino abbastanza stretto. Io l'ho fatto su misura, su mia misura, quindi man mano che me lo sono provato ho deciso come lavorarlo. Voi ovviamente lo farete a vostra misura, quindi se le diminuzioni che ho fatto io per voi sono troppe non le fate, oppure volete una manica bella larga che faccia un palloncino, potete fare anche solo la diminuzione finale per fare il bordo. Poi ho realizzato, vedete, il bordo uguale a quello della giacca, del corpo, solo che è al rovescio, vedete, è verticale, questo è in orizzontale. E ora vi faccio vedere come proseguire. Prendiamo il filo. Io quando ho dei fili così scivolosi, così a fettuccia soprattutto, io li fermo con un nodino, quindi decido dove fare la mia prima maglia e la farò qui, come ho fatto anche nell'altra. Tiro fuori il filo lasciandolo abbastanza lungo e faccio un nodino solo per essere più sicura. Solitamente non uso molto i nodi, però in questo caso ho paura che possa sfilarsi. Quindi faccio una catenella, rientro nello stesso punto, scusate, rientro nello stesso punto e faccio un punto basso e una catenella. Io inizierò il giro così e farò giri di andata e ritorno per mantenere la coerenza innanzitutto del corpo, perché abbiamo fatto giri di andata e ritorno e perché così si vedrà molto meno il punto di chiusura del giro in tondo. E inizio qui, ho praticamente l'unione e vado a fare tutte le maglie alte che corrispondono. Vedete, qui c'è l'unione, cercherò di prendere i fili in modo che non mi si allarghino troppo. Ovviamente voi lavorate come siete abituate a prendere le maglie. Qui dobbiamo prendere 2 fili perché altrimenti il punto si allarga se ne prendiamo uno solo. E anche se questa è una giacchetta che fondamentalmente ha il punto piuttosto aperto, cercherò di evitare buchi, quindi
Arrivata alla fine del giro, entro nella catenella realizzata in questo modo, entro nella catenella e faccio un punto bassissimo, d'accordo? Io poi faccio una catenella e giro il lavoro. Girando il lavoro rientro nello stesso punto dove ho chiuso il punto, faccio un punto basso e una catenella e riparto e lavoro tutti i punti, e questo lo farò fino al 13° giro, dove inizierò le diminuzioni, che saranno 2 ogni 2 giri per 4 volte, più nel 26° giro farò una diminuzione ogni 2 punti per poter avere il polsino stretto. Continuate a lavorare fino al 13° giro se lavorate come me, oppure fino al giro in cui ritenete opportuno iniziare le diminuzioni. Quindi ci rivediamo quando farò la prima diminuzione, il primo giro di diminuzioni, che ve lo farò vedere. Fatto il 12° giro, ora praticamente sono nel primo giro di diminuzioni, quindi faccio la catenella come al solito, giro il lavoro, entro, faccio il punto basso con la catenella e entro nel primo punto e faccio una maglia alta non chiusa, entro nel secondo punto, faccio una maglia alta non chiusa e chiudo tutto insieme. Ho diminuito di un punto, ora lavoro tutti i punti fino alla terzultima maglia, dove farò l'altra diminuzione. Arrivata a 3 maglie dalla fine, vedete, 1 2 3, faccio un'altra diminuzione, quindi entro in questo punto, faccio una maglia alta non chiusa, entro, faccio una maglia alta non chiusa e chiudo tutto insieme, e poi lavoro l'ultimo punto. Conterò i punti, che devono essere 40, perché avevo 42, ne ho diminuite 2 per sicurezza. Io conto sempre, non ci sentiamo mai troppo esperte per confonderci e sbagliare. Nella catenella, ok, chiudo, e ora lavorerò, dato filo da torcere, ora lavorerò 2 giri normali e al terzo giro faccio altre una diminuzione di 2 maglie, di 2 punti, poi lavorerò altri 2 giri, ripeterò la diminuzione, e altri 2 giri ripeterò la diminuzione. Io ho fatto 4 volte 2 diminuzioni, quindi alla fine da 42 maglie ho raggiunto le 34. Poi al 26° giro io faccio quella diminuzione che mi porta ad avere 26 maglie, cioè una diminuzione ogni 2 punti nello stesso giro, per poi fare il bordo, ma lo vediamo insieme. Ora voi fate le diminuzioni di cui avete bisogno, io vi ho dato l'indicazione di come l'ho fatta io, voi fate come, provandola, ripeto, provandola vedrete se dovete diminuire di più o di meno, e ci rivediamo praticamente quando inizieremo il bordo. A questo punto, dopo il giro delle diminuzioni ogni 2 maglie, quindi 2 punti, una diminuzione, 2 punti, una diminuzione, ho fatto un giro di sole maglie alte e ora mi accingo a fare il bordo, che come abbiamo detto è esattamente come il bordo che abbiamo fatto nel corpo della maglia, quindi a rilievo. Vi faccio vedere l'inizio e poi vi dico quanti giri ho fatto io. Quindi faccio la catenella, giro sempre il mio lavoro, perché ho lavorato tutti i giri di andata e ritorno girando la maglia, faccio un punto basso, la catenella, e ora inizio il bordo con il rilievo davanti, quindi entro, faccio il rilievo davanti, filo sull'uncinetto, rilievo dietro,
e faccio così tutti e 26 punti, perché io ho raggiunto 26 punti con tutte le diminuzioni fino alla fine. Lavorate così il bordo per la lunghezza che desiderate. Io vi posso dire che guardando l'altro, ora non lo ricordo neanche, ho fatto 1 2 3 4 giri di rilievo, quindi di bordo, e alla fine ho fatto un giro di punto gambero che me lo ha rifinito. Guardiamo i centimetri che io ho fatto di bordo, anche solo oltre i giri, ce ne sono 5 centimetri di bordo ed è più che sufficiente per me. Ovviamente, come in tutta la maglia, in base al vostro gusto personale, se lo volete fare più piccolo o più grande, siete libero di farlo. Ora ci vediamo alla realizzazione del giro di punto gambero, perché se non sapete farlo vi faccio vedere, ed è una possibile anche rifinitura che potete fare in tutto il bordo della maglia. Io lo farò solo nei polsini, perché non ritengo necessario, visto come è venuto, farlo anche nel bordo della maglia. Voi fatelo, se lo preferite fatelo pure. Fatti tutti e 4 i giri del bordo, possiamo ora fare la rifinitura di punto gambero. Vedete come viene il bordo senza rifinitura, e così è con la rifinitura, così potete decidere se vi può piacere o meno. Quindi il punto gambero semplicemente è un punto che va al contrario. Praticamente noi lavoriamo solitamente da destra verso sinistra, il punto gambero sono punti bassi che si lavorano da sinistra verso destra. Quindi facciamo una catenella per poter tornare indietro ed entriamo nel primo punto disponibile, tirando fuori il filo e realizzando un punto basso. Semplicemente l'unica differenza di lavorazione è che noi entriamo nel punto andando da sinistra verso destra, ma poi il punto basso è esattamente lo stesso e la lavorazione anche, quindi non c'è nulla di troppo complicato, è solo una difficoltà iniziale ad andare in un verso a cui non siamo abituati. Ecco perché poi si chiama punto gambero. Io lo utilizzo abbastanza nei bordi che devo rifinire, quindi ora facciamo anche questa piccola rifinitura e poi non ci resta che cucire i bottoni, se abbiamo deciso che la nostra giacca avrà i bottoni.